Salve a tutti, io sono Francesco e benvenuti in questo quarto devlog dedicato a Geremia. Quest'oggi vi racconterò del primo mese di sviluppo, come lo abbiamo affrontato e come il gioco si è evoluto nel corso del tempo. Prima dello sviluppo però abbiamo lavorato alle fondamenta del gioco, che adesso vi racconterò. Nella fase preliminare, il game designer Alessandro Leone ha iniziato a definire il design del gioco, a scegliere le figure tecniche che sarebbero servite nella fase di produzione e a decidere le tempistiche. Ci siamo però trovati davanti a una domanda: come mostrare il gioco al publisher in maniera efficace? Abbiamo optato per una vertical slice, ovvero una demo funzionante del gioco, la quale comprende un solo livello, ma sviluppato come se fosse il prodotto finale. E all'interno si possono evincere la maggior parte delle feature del gameplay di gioco, in pochi ambienti. Dopo questo step, il team si è riunito e ci è stata spiegata la metodologia che avremmo utilizzato per comunicare e sviluppare il gioco, cioè la metodologia Agile. A questo punto ci siamo divisi in tre gruppi, all'interno dei quali si sarebbero svolte diverse mansioni. Un gruppo per il codice, un gruppo per il 3D art e uno per il rig animazioni. Anche se eravamo divisi in task force, grazie al metodo di sviluppo Agile siamo sempre riusciti a organizzarci e a lavorare con efficacia e sinergia. Ma cosa abbiamo fatto in questi 15 giorni? Quello che state vedendo è la primissima build di Geremia. Come avete notato, non c'è molto dal punto di vista artistico a parte la torcia. Questo perché gli artisti devono prima creare un concept interessante e poi modellarlo. In quel periodo di sviluppo, il gruppo di modellatori 3D ha lavorato alla torcia e al protagonista, rimandando ai successivi mesi di sviluppo la creazione dell'environment. Noi programmatori invece ci siamo dedicati alle basi del gameplay. Quali erano queste meccaniche, vi starete chiedendo? Il primissimo sistema di gioco è stato quello della luce. Geremia poteva cambiare diversi tipi di luce, che hanno applicazioni diverse, ad esempio la Diffuse Light, una luce leggera che protegge Geremia a 360 gradi e consuma meno energia, capace di distruggere solo alcuni tipi di nemici. Invece la Spotlight serve contro quelli più forti, ma ovviamente consuma più energia. Come avete capito, abbiamo dovuto inserire non solo la meccanica delle luci, ma anche i nemici e il consumo dell'energia, nonché un sistema di ricarica annesso. Ma queste non sono le uniche modalità di luce che Geremia ha a disposizione. Le altre le scoprirete giocando. Per testare questo sistema abbiamo dovuto inserire tre tipi di nemici, cercando una curva di difficoltà ed un senso di progressione del gioco, per renderlo dinamico e mai monotono. Un'altra meccanica principale è quella della vita, che abbiamo deciso di rappresentare sotto forma di battito cardiaco. Inizialmente abbiamo deciso di gestirlo così: quando il giocatore si avvicina o toccava qualunque nemico, il battito cardiaco aumentava. L'elettrocardiogramma di Geremia, rappresentato in alto a sinistra, cambiava di colore e di frequenza, per far capire quando ci si stava avvicinando alla morte. A 200 bpm il giocatore perdeva e andava in game over. Come avete notato in questa fase, abbiamo messo in secondo piano i feedback, ovvero i vari segnali che fanno capire al giocatore che un determinato evento sta accadendo nel gioco. Ma perché non li abbiamo implementati subito? Perché intanto dovevamo capire se il gioco funzionasse a livello di gameplay oppure no. Anche se abbiamo comunque cercato di inserire dei placeholder ai feedback principali, infatti a qualunque azione importante corrispondeva un suono. Tutte queste meccaniche andavano provate, quindi i nostri level designer si sono prima occupati di creare una palestra per testarle. Solo in seguito abbiamo creato un livello, come da game design document. Nei giorni seguenti abbiamo iniziato a implementare un vero personaggio, non più un manichino di Unreal. Abbiamo usato un plugin chiamato Advanced Locomotion System, che permette di implementare automaticamente le animazioni di camminata, corsa e crouch. Siamo anche riusciti a collegare la torcia alla mano. Ovviamente abbiamo utilizzato un modello provvisorio per Geremia, il cui modello principale era ancora in fase di sviluppo. Abbiamo anche iniziato a cercare di lavorare alcuni feedback visivi. Ad esempio, invece di far apparire
o scomparire improvvisamente alcuni elementi, abbiamo usato un effetto particellare a comparsa. Ci stavamo pian piano avvicinando al risultato finale. Nel frattempo, gli artisti iniziavano a pensare come il protagonista dovesse apparire. Abiti, corporatura, prove colore. Ovviamente si iniziava a dare forma al tutto sul programma di modellazione 3D organica, ZBrush. Ma di questo ne siete già a conoscenza, dico bene? Ma i modellatori non si sono fermati qui, hanno iniziato a creare anche la vegetazione e il diario, che poi sarebbe servito a Geremia per i suoi appunti e le sue memorie. Intanto i nostri game e level designer si sono occupati di realizzare il primo livello di gioco su Unreal, anche se ancora non era implementato nella build. Possiamo però vedere in queste clip un prototipo di livello. Come avete notato, ancora quasi tutto risulta bianco e senza colori. Questo perché la cosa più importante prima di creare texture e materiale è che il livello risulti divertente. Ragazzi, questo è stato il primo mese di sviluppo di Geremia. Che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti sotto al video. Come al solito siamo giunti alla fine del video. Nella prossima puntata parleremo dello stile di Geremia con un ospite speciale. Per non perdervi questo e i prossimi episodi, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e seguiteci su Instagram e Facebook. Ci rivediamo al prossimo video e ricordate, seguite sempre la vostra retta via.